Salve fanoni e ben ritrovati su Expedition 33. Quest'oggi, presumibilmente, finiremo la torre. Quindi ci eravamo lasciati alla fase 10 prova 2. Siamo molto vicini alla fine, ma questa è tosta. Molto tosta. Vediamo un po'. Allora, io credo che ci convenga... Allora, con Verso puntare quella a sinistra che era vulnerabile al fuoco. Con Mael magari... quella a destra perché non me la ricordo. Quella centrale è quella ghiaccio fuoco, è l'unica che più o meno abbiamo visto spesso ultimamente. Vabbè, facciamo un intervento su Verso. Ok. E gli applichiamo fuoco. Peccato, però questo moveset non è impossibile, è solo che non lo vediamo da una vita. Fuoco. Ok. Non male come danni. Allora. Ottimo. Siamo anche su S. Devo prendere bene il timing. Ottimo. Peccato per uno. Dai che non facevamo tanti danni con CL. Mael morto è un problema per i contrattacchi, infatti. Allora, facciamo prima un rianimo oppure cosa? Conviene, sì. Poi facciamo Furia della Dea Bendata, che tocca a lei, anche se non abbiamo la posa. Facciamo... potremmo stunnare... quella centrale. No. Potremmo anche chiudere con questa, però c'ha già il fuoco applicato, effettivamente. Se no vogliamo provare a stordire, dai, giusto per... Ok, non male. Tocca di nuovo a noi, stavolta siamo in difensiva, però... non male. Ok, qui continuiamo il nostro fuoco. Con questo tick dovrebbe tecnicamente morire. Infatti. Ottimo. Vabbè, rimarrà solo lei tra poco. Abbiamo 6. Facciamo prima così. Sbagliato completamente, ma va bene. Stendhal virtuoso. Un po' sprecato, ma preferisco toglierlo un attimo di mezzo. E poi togliamo l'altro. Con anche Verso fuoco qui. Ottimo. Qui facciamo di nuovo arsenale completo, direi. Yes. E poi facciamo intervento su Mael, che farà mezzo forte. E poi un bello Stendhal. Ah no, ha lo stun. Vai, facciamo risarcimento allora. Boom. Molto meno, vabbè, ci sta. Adesso con lui possiamo fare assalto ascendente fino a dopo, perché tanto... ecco. E facciamo un altro Stendhal con Mael. Dovremmo chiudere tecnicamente. Sembrava molto più difficile di quello che in realtà poi è stato, eh. Ok. Però adesso c'è la fase 3.
Quella potrebbe essere preoccupante. Molto preoccupante. Va bene, vediamo. Prova 3. L'Anfor cromatico e lo ok, non è così male. Il problema è l'Obscure, come al solito. Noi facciamo il nostro. Poi applico. Vado su verso per adesso, vediamo un attimo com'è la situa. Lui non è resistente, perciò va bene. È vulnerabile. Ok, andiamo su di lui. Anche perché non mi ricordo il suo moveset, quindi se il fuoco lo riusciamo a togliere di mezzo sarebbe meglio. Peccato. Un po' off timing. Però ottimo così. Ok, va bene. Qui nel frattempo facciamo un mezzo forte. Sì. Possiamo fare uno Stendhal banalmente, oppure un omaggio a Gustav sull'Obscure. Ok. Da ira, per questo dobbiamo toglierlo subito di mezzo. Saltato troppo presto, ma è andata comunque bene. Peccato. Dimenticavo che poi passa la doppia spada in questo attacco. Vabbè. Me la ricordavo un po' perché se non erro è lo stesso che usava Clea. Uno di quelli. Però il timing era leggermente off. Mi ha distrutto Ciel che ha 10k HP. Però ci sta. Allora. Secondo me conviene come al solito togliere prima l'Obscure. Quindi quello che farò adesso è intervento su Maiella. Poi la faccio passare in offensiva. E poi facciamo uno stand all'offensivo. Ok, tolto lui. Già abbiamo una... Peccato. Cavolo. Allora, lui continuiamo su quello di destra, visto che l'Anfor è debole al fuoco. Non ho avuto il tempo di capire niente. È cromatico, non ce lo dimentichiamo. Tiro su entrambi. Per forza. No. Ok, però è singolo su di lei, vabbè. Allora, abbiamo ancora le nostre possibilità. In più, questo fuoco prima o poi inizierà a fare tanti danni. Ottimo. Ok, accettabile. Allora, con uno faremo uno Stendhal e con uno rianimiamo. Direi prima di rianimare, tanto è indifferente. E poi facciamo uno Stendhal. Anzi, potevamo forse recuperare un po' di AP. Vabbè. Io lo farei sull'Anfor. È quello un po' più fastidioso per ora. Ok, a questo punto facciamo di nuovo arsenale completo.
Ottimo. Poi facciamo... Dovremmo fare intervento su Mayel di nuovo. Perché comunque Verso aveva già 9. Facciamo un mezzo forte e un altro Stendhal non potenziato. Probabilmente togliamo di mezzo lui se va bene. Se non con l'attacco, con il tic di fuoco. Combo di pugni. Ok, però l'ha fatto su CL, ci sta, dai. Ora muore l'altro di tic. Mi fido. Mi fido, dai. Nel frattempo iniziamo ad applicare fuoco su di lui. Ottimo. Mi sono fidato. Qui ci serve ancora un po'. Rianimiamo. Meglio essere sicuri. Siamo a 7. Purtroppo non riusciamo a fare molto, ma possiamo fare un inerme, così almeno facciamo più danno. Qui continuiamo ad applicare le stack. Ottimo. Va bene. Mi ha destabilizzato e mi ha ucciso, ma non è un problema perché adesso morirai anche te. Eh già, il fuoco ti colpisce sempre quando non te lo aspetti. Allora, debolezza riduce i danni inflitti di un ulteriore 15%. Ok, quindi dovremmo comunque avere qualcosa che abbia debolezza, cioè che applica debolezza. Allora, fase 11 dovrebbe essere l'ultima, appunto. Dualiste, mossa non scromatica e custode delle maschere. Ok. Non mi ricordo nessun moveset a parte il dualiste che comunque devo un attimo rivedere. Ok. Questa potrebbe essere complessa. Chi vogliamo togliere per primo? Forse il custode delle maschere, perché non mi ricordo nemmeno un attacco. Non che della mossa non se mi ricordi, però... Ok. Un'aura difensiva. Per ogni colpo inflitto a un esploratore, va bene. Troppo presto. Non è male come moveset però, Ma non so se l'abbiamo trovata lei cromatica comunque. Ok. Mi ero dimenticato del salto. Ok. Fattibile comunque. Allora, a me serve regole infrante. Togliamo lo scudo a quello. Rianimeremo con CL. Tanto tocca dopo a lei. Facciamo regole infrante e togliamo lo scudo. Facciamo prima. Rianimiamo. E poi facciamo intervento su Mayel. Cerchiamo di togliere il custode delle maschere. Possiamo fare il risarcimento con possibilità di strappo. Non capisco perché non è illuminato, è veramente buggata sta cosa. Ok. Forse uno Stendhal era meglio, però vabbè. E ripristiniamo mana. Tocca a Verso. Verso su chi vogliamo andare? Direi su di lei. Anche vulnerabile, perfetto.
Ottimo così. Ottimo, non faremo nulla ma ci sta. Non mi ricordavo questo attacco. Fattibile, fattibile. Allora, secondo me puntare al custode delle maschere è comunque la cosa migliore perché è quello che ricordo di meno. L'altra è fattibile. In realtà anche lui non era male, però lo togliamo di mezzo, che è un po' quello più fastidioso per ora. Quindi facciamo così. Poi facciamo un intervento. Andiamo di offensiva. E poi uno stand all'offensivo con inerme anche. Che è andata malissimo rispetto a prima, ma va bene. Combo lunga. Questa va capita un attimo. Diamine. No, madonna. Mi dimentico. Ok. Tanto non avrei fatto comunque nulla. Mezzo forte. Stendhal. Non potenziato, ma comunque buono. Ciel deve rianimare prima. E poi sa che tocca arsenale completo di nuovo, eh. Penso sia meglio. Ok. Vabbè, comunque non avremmo fatto nulla, ci sta. Non l'avevamo mai visto questo. Cioè, sì, quando l'abbiamo affrontato probabilmente. Ok. Madonna quanta vita c'ha il dualista. Ok. Mezzo forte. Rianimeremo con Ciel come al solito. La vedo molto male, eh. Ok, tolto già lui è un bel vantaggio, eh. All'ultimo mi sono fatto fregare. Non me la ricordavo. Era già morta, sì. Peccato. Ce la possiamo fare però, attenzione. Considerando quanto sono state semplici le fasi prima, perché siamo arrivati livellati, ci sta un po' di cosa. Possiamo anche modificare Illumina, perché abbiamo aggiunto i punti ma non l'abbiamo poi effettivamente applicati, quindi abbiamo possibilità di redimerci nel caso. Allora, offensivo. Stendhal. Non male. Aura difensiva, ci sta bene. No, l'ha rallentato. Che bastardo.
No, era quello lì. Stanno pregando. Ok. Dopo tocca a CL, va bene. Facciamo un intervento. Poi facciamo passaggio offensivo almeno per avere un po' di danno in più. Essere sicuri quasi che vada giù con questo. Ok. Poi combo breve. Ottimo, però SL. Dualiste. Attacca la spedizione. Non ero pronto. Mannaccia a me, mannaccia. Allora, facciamo così, aggiungiamo i Lumina visto che li abbiamo. Perché non farlo? Allora, partiamo da Mael, come al solito, che ci saranno sicuramente danni in più. Allora, quanto abbiamo in più? Abbiamo 35. Vediamo un po'. No, questo ci consuma IPA. Non so quanto può tornarci utile. Potremmo mettere magari effetto di bruciatura. Questo potrebbe essere comodo per sinergizzare con Verso. Però lucro maggiore riduce... No, non ci interessa perché tanto ho un HP. Mi interessava invece il capovolgimento. Non ricordo come si chiama. Ma questo serve tra l'altro. Fa più danni quando la salute è inferiore al 10%. Ora abbiamo un HP. Gioca di nuovo quando infligge strappo, why not? Danni da strappo aumentati, queste cose comunque sono interessanti. Danni aumentati sullo stordimento, così lo sfruttiamo meglio, capite? E non c'è capovolgimento proprio da cercare, no? Non mi ricordo come si chiami il Lumina, non so nemmeno se lo dovremmo aver sbloccato in realtà. Parata pericolosa, no? 3 bruciature non ci interessa. Involucro no. Elusione no. Bomba mortale. Questo potrebbe essere comodo per il semplice fatto che comunque lei respawna una volta. Eccolo qua, finita capovolta. 3 turni. Però potrebbe funzionare, Quando uccide un nemico, perché no? Dai, mettiamolo giusto perché avanzano. Verso invece, vediamo se ha qualcosa. Sto sbagliando sempre il menu. Vediamo se ha qualcosa di interessante. Gioca sempre 2 volte di fila. Costa 40, però secondo me vale la pena. Poi mettiamo... No. Danni dell'attacco base aumentati. Mi sta bene. Recupera il 50% di salute quando uccide un nemico, ma lui non può ottenere cure. Non mi ricordo cosa gli avevamo messo, ma non può. Involucro, no.
Momento critico potrebbe starci in realtà. Quando muore da PI alleati è anche interessante, lo farei giusto come meccanismo di difesa. E che ci potrebbe dare uno stand magari su Mael nel momento giusto, sarebbe perfetto. Ciel invece. Noi potremmo anche decidere di mettere imbroglio su Ciel e quindi farla giocare anche con danno, Attenzione. Però comunque noi la sfruttiamo principalmente per quelle che sono le abilità di supporto. Ma ciò non toglie che potremmo magari aumentare il contrattacco e cose di questo tipo. Potrebbe essere interessante. Per adesso non lo facciamo, per il semplice fatto che anche l'arma è bassa ancora, quindi non ci trarremo molto. Però vediamo cos'altro possiamo fare. Recupera quando uccide un nemico. Potrebbe starci, ma tanto non lo ucciderà mai. Elusione, doppio marchio, doppia bruciatura, imbroglio. Cioè, non so se questo stacca con l'altro. Non che ci servirebbe poi così tanto, perché comunque l'altro intervento fa giocare l'altra persona, quindi comunque interromperebbe. Impeccabile. Non ci interessa. Involucro di emergenza. Furto vitale in offensiva. Non ci interessa. C'è molto che ci interessa qui. Possiamo mettere questo recupero in modo da avere un po' di HP in regen. Rianima il 100% di salute una volta per battaglia. Il 50% di danni in meno ma non può ricevere cure. Danni da strappo. Per come la stiamo usando non c'è nulla che ci interessa qui. Probabilmente ne dobbiamo sbloccare ancora altri, quello sicuro. Vabbè. Facciamo questo, involucro prolungato. Poi facciamo... Ai contrattacchi maggiorati li ho già messi tutti, sì. Però ovviamente non fa niente per motivi. Facciamo recuperare salute quando uccide, ma... Attacco potenziante, attacco combo. Facciamo anti-ammaliamento, giusto per sicurezza. Vabbè, lasciamo così. Questa andrebbe tirata su. Questa cosa fa? Non abbiamo possibilità di curare i nostri alleati. Va bene. Sì, io mi rendo conto che non stiamo al nostro massimo potenziale, ragazzi, però ormai abbiamo anche una sfida in più, dai. Allora, subito arsenale completo. Facciamo intervento su di lei. Facciamo un passaggio offensivo. Stella al capovolto offensivo. Voglio dire 5 milioni. Combo lunga. Peccato, questi ultimi due sono sempre un po'... Peccato. Lunghissima tra l'altro. Ok.
Ok. Gioca di nuovo. E quindi abbiamo molte più stack da applicare adesso, eh. Allora, recuperiamo. Mi dispiace non possiamo fare Stendhal sul custode perché non servirebbe a niente. Veramente un peccato, ma facciamo uno Stendhal su di lei. O sul dualiste. E su di lei. Vabbè, come ho detto. Togliamo intanto questo. Ok. Potremmo anche ridare il controllo a Mayel, volendo. Non riesco a fare entrambi, non credo, no. Non sarà il massimo delle nostre possibilità, però potrebbe ucciderlo. Quasi. Ok. Dai. Applichiamo qualcosa a lui. Abbiamo un sacco di turni da giocare. Ok. Ottimo. Ottimo, vabbè, peccato per un attacco, però vabbè. C'ero quasi, però almeno è viva un attimo Ciel. Ok, si recura anche. Dobbiamo assolutamente rianimare Mayel. A questo punto farei intervento per darle la possibilità di fare qualcosa, come un risarcimento su di lei. Lo strappo mi dovrebbe far rigiocare. No, perché avevamo già rigiocato, ok. Forse conviene mettere Mayel su di lei, visto che comunque il fuoco non gli fa tantissimo, e vedere se il dualiste magari lo subisce di più. Magari lo subisce molto di più il tic del fuoco. Vediamo. È morta l'altra, va bene, come non detto. È già morta, non serve, va bene. Allora, l'ha shottata tra l'altro, non ho capito perché. Prima non gli faceva veramente nulla. Lo so crittato. Guarda lì. 164, adesso rianimiamo. Poi faccio intervento.
E continua ad applicare stack. Forse lo shottiamo pure lui. Boom. Boom. E poi facciamo boom. Boom. Pochissimo. No. Pochissimissimo, meno dell'altro. Vabbè, noi abbiamo un gommage da poter fare, attenzione. Allora, ci serve un mezzo forte. Passiamo alla virtuosa, speriamo di sopravvivere con il prossimo attacco. E poi con intervento facciamo... Anzi no, vabbè. Ottimo. Super resistente. Stiamo arrivando a 300 stack di fuoco, ragazzi, incredibile. E non subisce danno. Ok. Maiel. Recuperiamo. Recuperiamo di nuovo per mantenere la virtuosa. Poi facciamo Furia della Dea bendata e intervento. È arrivato il momento per te. Non credo che sopravviverà una virtuosa. Gommage e tutto, dai. Furia della Dea bendata e tutto, dai, non penso proprio. Sarebbe stato assurdo. 26 milioni. 26 milioni. 8 minuti, ma sembra un'eternità. Ok che c'erano gli altri tentativi, però... Wow. Ok, e questa era la prima. Ancora l'Unterror. Creation. Clair Obscur cromatico. Raga, questa è tosta secondo me, conviene puntare a Clair Obscur, perché è sempre quello che buffa gli altri e mi dà veramente fastidio. Data male con i danni. Ok, ottimo questo contrattacco. Ottimo. No. Meno male. Ok. Sono distratto un attimo e non ho capito che stava succedendo. Ok. Clair Obscur lo tiriamo giù con... magari l'Unterror. Lui subisce il fuoco, no? Terror però più o meno lo conosciamo. Ma anche Creation non era molto difficile. Ah, questi se non sono resistenti al fuoco e iniziamo a staccare il fuoco come prima con il doppio turno, scoppiano, c'è da dire questo. Possiamo stunnare e rigiocare, ma non avremmo nulla. Conviene più fare un passaggio offensivo. Avevo già attaccato, me l'ho dimenticato. Peccato.
girava, mi ha destabilizzato che abbia girato il verso. Vabbè. Ok, allora. Again. Potrebbe andare molto meglio il primo attacco. Già se fa solamente quello è tanto, tanto danno. Ho sbagliato, tra l'altro. Ottimo. Vabbè, me ne assumo le responsabilità. Unlucky. Indebolente. Sarà anche male il contrattacco. Ottimo. Giusto che si alzava. No, non è possibile che abbia missato. Mannaggia. Porca miseria. Non potrò comunque fare uno stand al dopo. Però facciamo così. Ah no, posso. Ok, facciamolo. Speriamo di mezzo creazione. Quasi. Istantaneo il ragazzo, madonna. Peccato. Veramente peccato. Però basta che ci gira un attimo l'RNG di roulette dalla nostra, ragazzi, ed è fatta, Vediamo. Ok. Bruttissimo in realtà, però vabbè. Mi aspettavo di più, ma ci sta. Ottimo. Danni bassissimi con i contrattacchi e tutto adesso, Ora li prendevi, lo sapevo. Con Mael poco da fa. So su chi andare. Nessuno era vulnerabile, nemmeno resistente. Vabbè, andiamo su di lui. A sto punto. Siamo in virtuosa. Ripristiniamo un po'. Abbiamo anche l'inverso. Facciamo su creazione magari. Se no dobbiamo fare un risarcimento su questo. E poi vedere, dai, proviamo. Ok. Non mi fa rigiocare perché già c'era l'altro. Vabbè, era questo che volevo testare. Allora, io farei una furia della dea bendata per dopo. Qui abbiamo tutta la possibilità, visto che parte da 4.
e facciamo un intervento su di lui, così da aumentare un attimo le stack del prossimo tick su creazione, così dovrebbe morire tecnicamente, e passare ad S così che dopo possiamo passare ad applicarle ad altri. Dai, 146 penso proprio che lo ucciderà. Va bene. Ok, morto. Quasi. Meno male, morto. No, quasi. Virtuoso e doppio danno. Chiaramente qui. Va bene, è andata molto male. Siamo molto sfigati in questa rotazione, devo dire. Ci facciamo un rianimello di CL. È morto lui, ottimo. Prossimo potremo metterlo sull'Anterror in modo che muoia da solo. Invece gli autoattacchi quanto gli fanno? Poco. Meno male. Meno male che ho parata quella. Morto. Non voleva morire di stack di fuoco, incredibile. Questa virtuosa è proprio sfortunata qui, Vabbè. Possiamo comunque farla. Possiamo fare il risarcimento, lo stuniamo, dai. Possiamo anche fare con magi in realtà. Penso proprio che basterà. Facciamo anche doppio danno tecnicamente con stordimento. 6 milioni, dai. Ok. Pensavo peggio, Penso sia stato più facile dell'altro, devo dire, Ovviamente dipende anche dal team e dall'ottimizzazione. Questa dovrebbe essere l'ultima, credo. Ok, sì. Sì. Amore dipinto. Ok. Diamine. Curatore e curatrice. Pittore e pittrice. Ottimo, va bene. Però è single target. Avranno uno sfracello di vita per bilanciare questa cosa. Cioè, penso che la vita sia condivisa, no? Sì, hanno un sacco di vita. Decisamente. Ok, però fattibile, Diamine. Non mi ricordo più il timing di queste abilità, ma ce la possiamo fare. È canon che lei attacchi solo il padre. Allora. Facciamo andare subito lui. E iniziamo a staccare fuoco. Ok.
Ottimo. I'm waiting. Non era così confusionario, cioè mi ha proprio coperto tutto, non riuscivo nemmeno a vederla muovere. Non me lo ricordavo così, vabbè. No, ho missato vari autoattacchi. Ok. Evviva Ciel, tranquilli. Let's go. Here we go. Peccato per le lettere perse, ma continuiamo a staccare fuoco. Ci frega ben poco. No. Mi devo ricordare bene questi moveset. Sure. Avesse fatto su Mayel, questo era un ottimo contrattacco, peccato. Allora, abbiamo 8, facciamo come al solito questo. Tanto è tutto un counter verso un gommage potenziato, alla fine. È lì che stiamo andando. Lucky. Sono vivo, ma... Ho capito però. Cioè mi ha fatto tutte quante la preparazione che sembravano gli attacchi. Vabbè. Mi ha fregato alla grande. È fattibile, Siamo nel range di possibilità tranquillamente. Tra l'altro è anche poetico, no? L'ultima prova sono entrambi. Bellissimo. Allora, il fuoco ci aiuterà parecchio, perché il fuoco ticca anche bene alcune volte, perciò è importantissimo. Ma sfruttiamo Mayel capovolta all'inizio, per quanto possibile. Ok. Poteva andare meglio, però. Croce del vuoto. Va bene. Sono costretto a rianimare perché tra poco mi crepa anche lui. Vabbè, Ciel basterà? Non lo so. Ok. Allora, gli attacchi che conosciamo, ottimo, nel senso che un attimo ci riprendo la mano ed è fattibile, perché la pittrice me la ricordo tale e quale, no? Però mi sembra ci sia un po' tanta
Cioè hanno virato molto sul copriamo tutto ciò che c'è da vedere quando attaccano, in modo che non possano capire che sta per succedere. Il che ti praticamente costringe a ricordarti proprio a memoria il timing, che non è esattamente il massimo, però vediamo. Che spesso le loro abilità coprono veramente ciò che stanno facendo, le loro animazioni non riesco a vedere. È ok che c'è anche l'audio, però dipende dalla mossa. Non era il caso del monolite, sto dicendo in generale. Ok. Non è possibile che abbia missato. Male, male, male. Male, malissimo. The dance begins. Well, well. Your turn to shine. Ok. Buco nero. Vola. Credo che questo sia un po' diverso però. Cioè il primo volo me lo ricordo uguale, ma non so se il resto era così. Vabbè. Allora, siamo in virtuosa. Stendhal. Speriamo bene. No, Let's spill some ink. ma proprio no. Però siamo a 2 cariche sfumate. Facendo proprio pochi danni. Che strano. Vediamo questo. No, 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 sono proprio pochi. Non ho capito. Ah, forse è il tipo di danno che fa Mayel, che è tipo quello lì dorato, che non so cosa sia in realtà, ma è tipo potere del croma, no? Forse per questo sono resistenti a quello. Potrebbe avere senso, perché il fuoco gli fa parecchio. Forse è quello. Allora, prima di rianimare, pure della Dea Benedetta per dopo. E rianimiamo verso. Let's spill some ink. Ok. Facciamo questo Stendhal. Oh, un bel 9 milioni, non ci dispiace. Facciamo subito un recuperazio. Siamo vicini al gommage, dai. Allora, com'è cambiato questo significato dall'inizio, eh? Io lo temevamo il gommage. Ok. Siamo anche vicini allo strappo, eh? Ottimo. On me. Attacco sfumato. Ancora più ottimo. Dovrebbe caricarci il gommage. No. Spill some ink. Ok, possiamo fare ancora uno Stendhal. Ora ce l'abbiamo il gommage. Inizia a girare per il verso giusto. Giusto. Non so cosa voglia dire, però. Ok. Andiamo ad applicare fuoco intanto che possiamo. E adesso furia della Dea bendata. Intervento subito. Your turn to shine. I'm ready. E poi gommage, doppio danno.
pochissimo all'oro. Ok. Canon. Risarcimento allora. Ok. Vedi quanti danni? Meno male. Ma come ho fatto? No, proviamo, ma non... loro non sono capaci di fare questo. Non con quelle loro build. Appunto. Vabbè. Diamine. Non mi aspettavo quel poco danno da Gommash. Ammetto. Però ci sta, alla fine anche quello è dello stesso tipo. Ci vediamo quando siamo più o meno metà vita, ok? Perché tanto è inutile rivederci i try dove magari gira proprio male, ok? A tra poco. Ok ragazzi, ottima situazione. Se vedete quei doppi fuochi non è un bug, o almeno non credo, ma semplicemente gli effetti di stato sono comunque separati, condividono solo la vita. Perciò sto applicando fuoco da entrambi, converso. E vediamo un po'. Allora, facciamo il nostro solito Stendhal. Ok. Croce del vuoto. Questo è un peccato. Peccato. No, troppo presto. Sta andando tutto in malora. Appunto. Era veramente... Cioè io appena inizio a registrare succede così. Era veramente un bel tentativo questo, È inutile provare con gli altri. Ci vediamo tra poco. Madonna ragazzi, ho appena fatto 13 milioni con Stendhal. Ok. Va bene. Mezzo forte. Abbiamo anche Furia della Dea Bendata su Verso, quindi ottimo. Era anche su Maiel, abbiamo fatto un doppio turno di Fiel pazzesco. A questo punto io continuo a staccare fuoco su entrambi. Quindi prima su di lui, bam, bam. E poi su di lei. Bam e bam. Data male, però ci sta. Peccato. Veramente di poco, ma ci sta. Fammi un bel tick di fuoco. Se devo sbagliare adesso che ho iniziato a registrare come al solito è la mala suerte proprio, Allora. Animo entrambi. Io la vedo male. Conviene fare un intervento. Si gioca subito Verso. Tanto Maiella ha 1 HP, quindi basta un errore. Facciamo così. Ovviamente ripartiamo dalla prima lettera, ma ci sta anche bene. Ok. Buco nero. Non è possibile, ragazzi. Non le sbaglio mai queste cose quando non sto registrando. È incredibile. Proviamo, però. Questo invece... No, troppo presto. Ho capito, 16.000 turni prima che possa giocare io.
no. Ragazzi, se vedeste cosa faccio per arrivare al punto in cui inizio la registrazione per poi fagapparlo istantaneamente, è pazzesco, eh. Se non erro anche con la pittrice successe la stessa cosa. Non ricordo se era la pittrice o qualcos'altro dopo. In ogni caso, vabbè, a tra poco. Allora ragazzi, siamo in giro per la mappa. Ho deciso di sbloccare un picto, adesso vedrete quale. Nel frattempo ci facciamo sto fight che non credo sia difficile, anzi. Infatti, non ricordo nemmeno se l'abbiamo fatto, sinceramente. Era sulla mappa, non ricordo. Pensate che anche con CL faccio danno, quindi figuratevi. Vabbè, chiudiamola così. Ho voluto sbloccare colpo critico ricaricante. Cos'è colpo critico ricaricante? È quello per cui avevo manifestato interesse, cioè sostanzialmente ci permette di vediamo se appare con il pallino. Sì, costa 10, nemmeno tanto, di ottenere carica sfumata quando eseguiamo un colpo critico una volta per turno, e questo succede spesso, perciò mi sembra un'ottima cosa da avere su tutti. Contrattacco curativo, ciò non serve perché tanto non possiamo curarci con Mael. Ciel facciamo la stessa cosa anche se non attacca, però almeno colpo critico ricaricante. E quanto c'ha di critico Ciel? 20. Vabbè, non succederà mai in ogni caso. E poi invece Verso ce l'ha proprio equipaggiato in questo momento, quindi penso che possa andare bene, a meno che non ci sia qualcosa con un critico più alto. Non credo. E su Mael ho anche messo Degagement per dare vulnerabilità al fuoco, perché sostanzialmente ci migliorerà, credo, le prestazioni che avrà Verso con la bruciatura. Perciò niente, queste erano le piccole modifiche che ho fatto. Adesso ci vediamo appena riesco ad ottenere magari qualcosa di interessante, ok? Ragazzi, riprendo ora perché sta andando come immaginavo a livello di danni vulnerabilizzati di fuoco. Fantastico. Abbiamo virtuosa, non abbiamo ancora doppio danno, ma abbiamo già le 3 cariche sfumate, ragazzi, ed è iniziato da pochissimo, proprio per le aggiunte che abbiamo fatto. Perciò farò un gommage, tanto riusciremo a caricarne un altro dopo. E siamo anche in capovolgimento, cioè capite quanto presto è. 26 milioni. Ok. Gioca immediatamente, potremmo addirittura fare un risarcimento per stunnare. Bam. Ho fatto proprio bene a riprendere. Ok, ottimo. Ok. Senza fine. Raggiungi la cima della torre infinita. Wow. Abbiamo sbloccato l'abito Claire, oltre che il disco di Clea, un catalizzatore perfetto. Wow. Ed era l'ultima, no? Sì. È stato bello. Io so già che nel resto di questa zona ci debbano essere altre sfide, eccole. Ma so che sono molto, 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 molto complesse. E probabilmente vorrei un attimo capire com'è strutturata la cosa. Ok, lì c'è un quadro. E qui? Qui è chiuso. Suppongo si apra nel momento in cui tu affronti le sfide. Penso. Non so quanti siano, cioè se sono solo questi che vediamo o se ci sta dell'altro. Questa immagino sia Clea. Suppongo. Ma questo non lo vedremo oggi. Abbiamo circa altri 20 minuti che in realtà vorrei impiegare in un altro modo. Cioè, torniamo al continente. C'è un'altra cosa che non abbiamo concluso del tutto, cioè le quest relative ai Nevron di Clea. Quindi torniamo al continente real quick ci manca in realtà credo un Nevron bianco, perciò vado un attimo a controllare online la posizione perché non ho idea di dove possa essere e di che tipo di Nevron si tratti, per poi tornare da Blanche semplicemente. Ok, siamo incorgelati ragazzi, dovrebbe essere qui. Perciò andiamoci a fare un giro. Qui abbiamo esplorato veramente poco, me lo ricordo.
perciò non male. Ed è anche il motivo per cui non l'abbiamo trovato, mi sa. Semplicemente questa zona l'abbiamo mezzo skippata. Eviterei i fight per il semplice fatto che veramente li shottiamo, non serve, non è necessario farli. Qui c'è una corda. Non lo so. Si prosegue, c'è del croma. Qui si ferma. Ok, penso che non ci sia molto altro qui sotto. Credo sia qui, in realtà non ne sono sicurissimo perché ho letto solamente la posizione, non il nome del coso, però credo che sia questo perché effettivamente abbiamo esplorato poco. C'è un diario? No. Credo di essermi appena bloccato in un fight, no? Come si raggiunge quel coso? Vabbè, è un lumina probabilmente. Caverna ghiacciata. Si sale, pensavo si scendesse. Ok. Qui ci sono i nemici che erano buggati le scorse volte. Sì, questa zona non l'abbiamo proprio vista ed è anche stupenda. Bisogna però capire dov'è il Nevron. Questa mi sembra una zona tranquilla. Presumibilmente è qui. Che roba! Guardate cosa ci eravamo persi. Ok, quelli della piaga e c'è anche una porta di una villa. Non ero qui per questo, ma... Clea, non tirare i capelli a tua sorella. Quindi sostanzialmente i Nevron è come se fossero unicamente una creazione di Clea. Poi ripresa dalla madre, chiaramente, però. Ok. Ci mancano ancora diverse porte, però ci stiamo avvicinando. Ok. Ora però, dato che c'è un boss e la villa qui sotto, non credo che sia qui. Il Nevron bianco. Questo non è, questo è ghiaccio. Sì. Continuerei a girare a prescindere perché è una zona stupenda. Andiamo. Andiamo fuori. C'è anche qualcosa da lootare, vediamo. Ne manca uno. Credo sia lì. Ok. Non posso puntare così in alto però. Ottimo. Anticongelamento. Giustamente in questo luogo aveva un sacco senso. Proseguiamo da questa parte. Comunque siamo incorgelati. La zona
di fianco al parco giochi dove andammo con Monoko dopo averlo sbloccato. Siamo ricongiunti alla zona principale. Lasciate che dia un'occhiata approfondita. Ok ragazzi, niente, era semplicemente nell'ultima parte in cui dobbiamo andare, perfetto. Probabilmente se l'avessimo esplorato normalmente questo posto quando il bug non era presente, oppure se adesso l'hanno risolto, non ne sono sicuro, l'avremmo trovati tranquillamente, sia la villa che questo, cioè voglio dire non è che erano nascoste. Tanto qui lootiamo. Mi ha fatto spaventare l'un, no, Ciel. Dovremmo andare, credo, qui. Ok. No, credo che questo sia lo stesso in realtà. Sì, stiamo andando nello stesso luogo. Credo che questo debba in qualche modo darci un'altra zona, ma non la vedo. Ottimo. Vabbè, volevi proprio morire. Volevate proprio morire, eh? Non prendiamoci in giro. Ok. Dicevamo, dovrebbe esserci una zona da questo lato, in realtà. Ma non capisco dove. Oppure è sempre qui, ho sbagliato, vediamo. Ok, qui era dove eravamo prima, semplicemente c'è anche questa zona qui. Ok, ecco. Perfetto. Rettifico, probabilmente ce la saremmo persa in un'esplorazione perché mi sarei dimenticato di quest'altro posto. Ok, proseguiamo, dovrebbe essere da qualche parte qui, prima o poi. Anche un droppettino. Ah, eccola, ottimo. Umani, vi interessa danzare? Sì. Siamo felici di sapere che gli umani si interessano al nostro modo di esprimerci e lottare. Ad alcuni di noi non importano le battaglie. Come potete non curarvi della danza tra vita e morte? È eccitante, elegante, è il tipo di incontro più intimo che vi possa mai capitare. Come ci aiuterà a sopravvivere e danzare durante una battaglia? Hai molto da imparare, lascia che te lo dimostri. Danza con me, para seguendo il ritmo dei miei colpi. Allora potresti sperimentare la vera beatitudine. Ok. È più veloce del normale. Ottimo. Non so se dovesse morire però. Ok, era ammaliante. Sembra che non ci sia altro che possa insegnarti. Forse usando questo raggiungerai nuove altezze. Altezze di cui noi possiamo solo sognare. Madonna, che figo. Wow. Oscura completamente il volto perché crea luce, però fighissimo. Guarda, si era completamente distrutta l'illuminazione. Vabbè, no, rimaniamo così. Fantastico. A questo punto possiamo tornare da Blanche. Ci serve una bandiera e possiamo farlo al volo. Anzi, probabilmente
No, ne ho vista una in realtà, quindi non dovrebbe essere troppo lontana. E Blanche non ricordo precisamente la posizione, ma adesso che apro la mappa magari riesco un attimo a ricordare. Perché era una zona a parte solo per lui, mi ricordo questo. Eccola qui. Torniamo al continente. E a questo punto apriamo la mappa, vediamo un po'. Era forse una di queste zone qui? No, mi pare che fosse tipo in mezzo all'acqua, può essere? Ah. Ma io se controllo, dai. Ok, l'ho ritrovata, è qui sotto e dobbiamo arrivarci volando in quella direzione. Ok, il mondo è spettacolare in ogni caso. Veramente fantastico. A me piacerebbe tantissimo vedere anche altre iterazioni di diverso tipo in questo universo. Quindi chiaro che la serie mainline possa continuare con RPG a turni, ma qualche altro tipo di gioco, magari anche prettamente esplorativo, anche se poi a quel punto c'è anche da capire che cosa ti possono far fare, sarebbe fantastico. Allora, non so se sono andato troppo in basso, no, ci siamo. Dov'è? Era qui, ok, perfetto. E così concludiamo anche i Nevron di Clea. Abbiamo praticamente chiuso tutto con Clea a questo punto. Li avete aiutati. Molti di loro sono tornati in piedi grazie a voi. Avete mostrato loro pietà, avete scelto la via della gentilezza. Spesso ho pensato che fosse sbagliato sperare. Per troppo tempo ho vagato per il mondo, pensavo che il compito assegnatomi fosse crudele. Anche quando ho scelto un nuovo scopo, questo si è presto rivelato impossibile. E così ho vagato, pezzo per pezzo, mi sono perso in pensieri oscuri mentre registravo il mondo attorno a me. Poi ho scoperto la verità. Tu sei come loro. Esploratori, avete aiutato tanti di noi. Vi prego di accettare questo, che possiate continuare ad aiutare coloro che si sono allontanati dal loro cammino. Your sister created the Nevrons. Yes. Madonna. Except for the ones on the Axon Islands. Why did she make Nevron feet so pointy? I can't polish them without poking myself. It's terribly inconvenient. Yes, È vero. quite annoying. Questa è una cosa che praticamente è facilissimo perdersi, perché non mi sembra che normalmente nella storia sia mai detto che i Nevron siano creazioni di Clea. Non mi ricordo proprio. Cioè, io li ho sempre attribuiti alla pittrice e penso che il gioco faccia intendere quello. E invece no. Ma ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio. Come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella fandonia.